Il giorno dopo Salisburgo-Inter 0-1 mi sono rivisto la partita, ho riascoltato tutte le analisi post partita, le varie dichiarazioni e voglio condividere più a freddo una serie di riflessioni insieme a voi su questa gara, togliendomi anche qualche sassolino, diciamo così, perché dopo una partita che vale intanto la terza qualificazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League, questa volta addirittura con 2 giornate d'anticipo come non accadeva addirittura dal 2004, vale di fatto la qualificazione al prossimo mondiale per club. Virtualmente l'Inter poi va anche al sesto posto del ranking UEFA, una cinquantina di milioni di euro già garantiti da questo cammino in Europa, più tante altre cose. Ecco, nonostante tutto questo, ho sentito e letto delle cose che mi hanno fatto abbastanza rabbrividire o che almeno, ecco, non mi trovano d'accordo, mettiamola in questa chiave qua. Per cui, innanzitutto, ben ritrovati e ben ritrovate, amiche ed amici passioni interisti, in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace e l'iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e poi siamo quasi a 60.000 iscritti, quindi clic subito sul tasto iscriviti. Premessa importantissima da fare, approfitto di questo momento in cui l'Inter è prima letteralmente ovunque per fare questo discorso perché non è mia intenzione assolutamente passare per piangina, non è mia intenzione dire che tutti ce l'hanno con l'Inter, assolutamente no. Però veniamo da una settimana in cui, di fatto il quotidiano La Repubblica, ne abbiamo parlato nel club di Passione Inter, ha svelato che il Milan ha riunito le testate web che parlano di Milan per invitarli a non veicolare, notizie che potessero scoraggiare i tifosi del Milan. Questo è quello scritto sul quotidiano La Repubblica e il Milan questa cosa non è che l'ha smentita, anzi in parte l'ha di fatto confermata. E allora ecco, l'aspetto comunicativo è decisamente molto importante, l'influenza dei media è ovviamente molto importante e visto che l'Inter per propria linea, per propria decisione, ecco, condivisibile o meno, e anzi son curioso di sapere la vostra, l'Inter decide di non combattere questa cosa e di non andare all'attacco su questa cosa, nel mio piccolo, ecco, voglio esprimere il mio dissenso verso alcune cose che ho visto e sentito in queste ore da dei media decisamente molto influenti. Perché la prima cosa, parto dalle dichiarazioni di Claudio Marchisio, nel post partita, subito dopo il fischio finale, su un emittente per me di alta qualità come Prime Video, messo accanto a Milito e Giulio Cesar, ecco, ha una cassa di risonanza piuttosto importante. E Marchisio cosa dice su Salisburgo-Inter subito dopo il fischio finale? Mi sono appuntato, ho trascritto le sue dichiarazioni, quindi ve le leggo. Dice: "Io credo che l'Inter sia una grande squadra, ma non l'ha vinta da grande squadra. L'ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia. Ha dovuto fino al 90° spremere Thuram, a tenere palloni e a lottare. Ha avuto bisogno di Barella. Una grande squadra già nel primo tempo non per forza va sul 2-0, ma comanda la partita. L'Inter stasera non l'ha fatta da grande squadra, la vince perché i grandi campioni te la fanno vincere, ma manca forse uno step in più." Non sono d'accordo ed è un concetto che poi in pratica viene espresso poi anche un po' da tutti i principali quotidiani sportivi oggi che, se andate in edicola, sostanzialmente tutti dicono che entra Lautaro e l'Inter vince, Lautaro porta l'Inter agli ottavi, addirittura io mi soffermo sulla Gazzetta dello Sport perché ritengo che ancora oggi sia uno dei quotidiani, il quotidiano sportivo più influente, che titola "Inter sempre lui", con Lautaro Martinez in primo piano. Addirittura nel taglio alto c'è scritto "Lautaro già agli ottavi", quindi è Lautaro che va agli ottavi di finale di Champions League. Il giorno prima, per esaltare la vittoria del Milan, non si parla tanto di Leao o di Giroud, ma soprattutto di Leao che è il giocatore a cui si affida sempre il Milan. Ho letto invece delle cose come "Milan il re sei tu", oppure l'esaltazione di Pioli che dice: "Non siamo dei pirla". Ecco, il mio obiettivo ora, come dicevo, non è dire che alcune squadre vengono trattate meglio e noi solo noi veniamo trattati male. Però mi pare evidente che questo discorso dell'Inter salvata da Lautaro Martinez, la giocata del campione che permette all'Inter di andare agli ottavi, altrimenti saremmo falliti, è una sciocchezza, per non dire altro. È un tentativo o comunque è un messaggio che sminuisce un grande lavoro invece di una grande squadra, perché i numeri li ho citati all'inizio, l'Inter
ha fatto un passo avanti molto evidente e chi non lo vuol vedere è un problema suo, ma in termini di consapevolezza e di risultati nessuno può negare questo passo in avanti che fin qui è stato fatto. Poi è chiaro che bisognerà andare avanti, ma fin qui è piuttosto evidente. E riguardo alla partita col Salisburgo, il primo tempo il Salisburgo, i padroni di casa, che dovevano giocare anche un po' spalle al muro per poter ancora continuare a sognare e raggiungere comunque un obiettivo importante. È vero, hanno più possesso palla, ci hanno messo tanta intensità, è una delle squadre tra l'altro con più intensità in assoluto in termini di chilometri percorsi, di palloni recuperati in tutti gli ultimi anni della Champions League, come ha detto lo stesso Simone Inzaghi. Sono andati a sporcare molto le linee di ripassaggio e oggettivamente l'Inter qualche difficoltà ad esprimere il proprio gioco di qualità, quello che conosciamo bene, lo ha avuto, anche per via, secondo me, di un po' di stanchezza accumulato soprattutto nei centrocampisti, soprattutto Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Ma comunque il Salisburgo non mi è apparso, ecco, non mi sembra che abbia creato dei veri e propri presupposti per andare in gol, e non mi è sembrato un dominio del Salisburgo. E se noi non abbiamo dato la sensazione di dominare, ecco, loro secondo me nemmeno hanno dato questa sensazione, tantomeno la sensazione di poter davvero vincere e farci male in questa partita. Che poi, anzi, se io ripenso, ho rivisto la partita, al primo tempo ad andare più vicina al gol del vantaggio è stata l'Inter almeno 2 volte, perché dell'errore di Frattesi sul dischetto di rigore ne abbiamo parlato più volte, ma quello di Bastoni di testa da 4 metri probabilmente è ancora più grosso. E nel secondo tempo, poi, ancor prima dei cambi con Barella e Lautaro Martinez, l'Inter aveva alzato il ritmo, il Salisburgo si era un pochino sgonfiato e anche le statistiche della partita erano tornate sostanzialmente equilibrate, ma anche la sensazione di un'inerzia differente secondo me si è avvertita. De Vrij entra bene e lui, Acerbi e Bastoni a turno hanno cominciato a buttarsi molto di più, pericolosamente in avanti e a fare degli attaccanti aggiunti. Anche Aslani con il suo ingresso ha fatto un'altra scossa positiva e qui Inzaghi tra l'altro gli fa molti complimenti, quindi aspettiamoci un Aslani sempre più coinvolto. Poi è chiaro che l'ingresso di 2 grandi campioni come Barella e Lautaro Martinez, che sono nei 30 del Pallone d'Oro, ti dà ancora quel qualcosa in più. Ma anche Thuram stava per segnare su un calcio d'angolo, per dire, quindi di interpreti ce ne sono stati tanti. E quindi l'Inter ha creato, è stata in controllo, secondo me, della gara, pur non dominando il gioco e, ha centrato questo grande obiettivo schierando di fatto ancora una volta la formazione che non consideriamo titolare, che anzi, Inzaghi ha schierato la formazione titolare in questa Champions solo in Inter-Benfica, sostanzialmente. Per il resto ha archiviato questo risultato storico della Champions League gestendo le rotazioni e dimostrando che probabilmente è la squadra che meno di tutte dipende da un singolo o dal suo campione, perché sì, Lautaro fa il gol decisivo, segna il rigore che solitamente avrebbe battuto Çalhanoğlu tra l'altro, ma Lautaro è nella condizione di poter fare quel gol decisivo perché la squadra ha tenuto il risultato, ha prodotto gioco fino a quel punto lì, perché Barella ha procurato il calcio di rigore, perché Sanchez e Çalhanoğlu hanno segnato contro il Salisburgo nella gara d'andata, perché Thuram ha deciso prima la partita col Benfica. Quindi non è un voler sminuire Lautaro Martinez, attenzione, perché Lautaro Martinez sta facendo grandissime cose. Però la narrazione di Inter dipendente da Lautaro Martinez e per questo non grande squadra mi dà troppo fastidio, perché Lautaro, lo ripeto ancora, è un grandissimo giocatore, ma l'Inter dipende da questo grande giocatore almeno quanto lui dipende dall'Inter, se proprio vogliamo essere tenerci stretti, perché se segna così tanto lui ha sicuramente tanti meriti, ma c'è anche una squadra che è una grande squadra che produce da grande squadra e vince da grande squadra, al contrario di quello che dice Marchisio. Una squadra che se deve fare uno step in avanti, deve essere quello di continuare così adesso e anzi, forse deve fare un altro step che è quello di esplodere ancora tutto il proprio potenziale perché secondo me c'è ancora una quota inespressa. Forse però è anche strategia, perché a novembre e dicembre abbiamo già visto l'Inter di Inzaghi decollare e poi invece avere delle flessioni, a gennaio, febbraio soprattutto. Questa volta l'Inter, pur avendo un potenziale secondo me ancora inespresso, si sta mettendo fieno in cascina, punti importanti, risultati e sta coinvolgendo sempre più giocatori per allungare la rosa e poter gestire bene queste rotazioni. Per cui non so voi, ma per me
una grande squadra non è solo quella che vince e domina dal primo all'ultimo minuto senza mai concedere niente all'avversario. Certo che se si potesse sarebbe ovviamente perfetto e ci metteremmo la firma tutti, ma il calcio reale è un'altra cosa, la Champions League soprattutto è un'altra cosa e per me la grande squadra è quella che ti trasmette sensazione di solidità contro chiunque e in qualunque modo. E a me quest'Inter l'ha trasmessa questa sensazione, con qualche errore, qualcosa da migliorare ovviamente, ma anche l'Inter del triplete aveva avuto diverse difficoltà nel girone. Poi Lautaro Martinez ce l'abbiamo, ce lo godiamo, ma anche nelle 6 partite in cui non ha segnato, ci siamo divertiti e quindi, prestiamo attenzione, ecco, a questo tipo di narrazione che per me è sicuramente dannosa, perché influenza molto anche quella che poi è la discussione, tra i tifosi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ha ragione Marchisio oppure no, aspetto i vostri commenti che leggerò poi in diretta alle 19:30. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di valutare la possibilità di abbonarvi al nostro progetto in modo da sostenere Passione Inter, i nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno, ricordandovi poi che ci sono dei nuovi vantaggi a partire dal 1° novembre con gli abbonamenti, la possibilità di recuperare l'archivio delle nostre dirette. Su passioneinter.club c'è tutta una lunga serie di vantaggi che vi consiglio di andare a leggere e valutare, appunto, di sostenere il nostro progetto anche tramite il club. Vi lascio con un approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, trovate il link qui sotto, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.